Siamo in Texas, a Fort Worth, di fronte a un celebre capolavoro della storia dell'architettura del Novecento, il Kimbell Art Museum, progettato dal maestro americano Louis Kahn e inaugurato il 4 agosto 1972. Permettetemi il ricordo di una visita di 20 anni fa. Il sole luccicava sulle pareti di travertino, mentre il cemento disegnava il ritmo delle volte leggermente schiacciate in alto e la copertura giocava con l'intenso azzurro del cielo. Sotto i piedi la terra letteralmente suonava. Prima il soffice battito del prato, poi le note alte della ghiaia ed infine, sotto un portico di fronte ad una vasca d'acqua, il rumore leggero di una lastra di pietra più compatta. Alla fine del cammino c'era un piccolo bosco con gli alberi allineati come soldati e poi, dietro una parete di vetro, filtrava l'interno di uno spazio inondato da una spettacolare luce argentea. Nell'orgoglio texano, tra le mucche e il petrolio, c'è anche uno dei più affascinanti musei d'arte del mondo. Peccato che le sonorità del camminare siano da sempre poco ascoltate su questi territori, così devoti all'uso massiccio dell'automobile. Ci voleva Renzo Piano per rinnovare l'esperienza della processione nel paesaggio che Kahn aveva voluto per avvicinarsi al suo museo. All'architetto e senatore italiano, infatti, è stata affidata la progettazione di un nuovo padiglione in un difficile e impegnativo confronto con il maestro americano, che tra l'altro Piano ha conosciuto di persona. A sinistra del vecchio parcheggio inizia il nuovo progetto che si dispone all'ascolto dello storico capolavoro come il visitatore del museo di fronte alle grandi opere d'arte di questa piccola ma straordinaria collezione. Un lavoro avviato dai fondatori, i coniugi Kimbell, negli anni 30 e poi affidato a Richard Fargo Brown, il direttore che negli anni 60 incarica Louis Kahn di disegnare la nuova sede. Imboccata la rampa scendiamo in un luminosissimo garage sotterraneo, le cui vellutate pareti in cemento sembrano luccicare sotto le lampade, anticipando così uno dei motivi conduttori dell'ampliamento del museo, subito battezzato Piano Pavilion dai committenti americani. Saliamo verso l'uscita e ci fermiamo nel primo dei tanti punti di vista offerti dal nuovo progetto. Siamo a fianco all'ingresso del Piano Pavilion, ma l'occhio corre quasi obbligatoriamente verso il fronte dell'edificio di Kahn. Leggiamo chiaramente le tre navate che lo costituiscono, con i due portici laterali e quello centrale arretrato e nascosto da un filare d'alberi. Poi c'è il confronto delle dimensioni: 300 piedi, circa 91 metri e mezzo, è la lunghezza totale del fronte, perfettamente tripartito dell'edificio di Kahn, e altrettanto misura il nuovo ampliamento, diviso in tre parti simmetriche che idealmente prolungano il modulo originale, ma opportunamente distanziate da una striscia di verde. Mentre l'altezza di entrambi gli edifici si attesta sui 21 piedi, circa 6 metri e mezzo. Così, per non cadere nella trappola del prolungamento del modulo dell'edificio storico, che lo stesso Kahn ventilava, Piano sceglie di staccarsene rispettandone le misure. Ed ora entriamo nei nuovi spazi. La lobby è un grande vuoto che prepara la visita. Alle nostre spalle la parete vetrata è un affaccio sull'edificio di Kahn, mentre quella di fronte conduce alla parte interrata. A sinistra e a destra, oltre le pareti in cemento, troviamo le due gallerie principali. Sotto i piedi abbiamo un pavimento di legno che ospita gli impianti e in alto vediamo in esposizione il sistema costruttivo della copertura con 7 file di doppie travi di legno che in mezzo stringono le linee dell'illuminazione artificiale e in alto reggono i voltini semitrasparenti della copertura. Qui anche l'occhio meno esperto non può fare a meno di cogliere il raffinato gioco dei rimandi alla lezione di Kahn, che ci piace sottolineare nel dettaglio della doppia trave riflesso con funzioni di spazio servente sulle pareti e sul pavimento. Una figura che nelle gallerie si smaterializza grazie all'uso dei teli tirati tra le coppie di travi,
lungo il filo inferiore, in modo da disegnare una copertura piana adatta a filtrare la luce sulle opere d'arte. Ecco, ora siamo nel cuore del nuovo spazio espositivo. L'impostazione data alla collezione originale è andata avanti inalterata fino ad oggi, secondo una politica delle acquisizioni fondata su poche e straordinarie opere. Il colpo più recente è l'acquisto del piccolo quadro intitolato Il tormento di Sant'Antonio, attribuito al giovane Michelangelo, con le conseguenti polemiche degli esperti. Ma è meglio non addentrarci in questo campo, ancora oggi densamente minato, invece prendere posizione in un angolo veramente magico della Southeast Gallery, un punto dal quale possiamo godere la vista di uno spettacolare confronto tra le carte nascoste degli abilissimi Bari, nelle magistrali interpretazioni di due collerici geni della pittura del Seicento europeo, quella del francese Georges de Latour, collocata su un pannello chiaro, e del nostro Caravaggio sospesa sulla parete in cemento. Non facciamo in tempo a riprenderci dalla stupefazione quando sulla parete opposta scorgiamo le allegorie virgiliane dipinte da François Boucher alla fine del Settecento, con una partitura cromatica la cui luminosa sensualità è esaltata dalla parete in cemento che ospita le 4 grandi tele. Potremmo andare avanti ancora molto, ma dobbiamo concludere la visita con l'ala interrata del piano pavilion. Qui troviamo 2 nuovi spazi che svolgono funzioni importanti per il progetto. Il primo è una sala controsoffittata con opere della cultura mesoamericana, illuminata da luce artificiale e da un canocchiale di luce naturale. Il secondo è occupato dai 2 livelli dell'auditorium, definito dalle poltroncine rosse, dai pannelli in legno per l'acustica e da una vetrata affacciata su una parete inclinata in cemento. Sappiamo che il dettaglio costruttivo occupa un ruolo strategico in ogni progetto elaborato dal Binding Workshop di Renzo Piano. Qui al Kimball ci sembra di poter dire che la poetica del pezzo singolo che costruisce l'opera lascia il posto a un coro di elementi che suonano le rispettive parti entro una cassa armonica dove è protagonista l'opera d'arte. E visto che tra le nuove opere d'arte conservate al Kimball Museum ci sono, oltre a quelle già citate, dipinti di El Greco, Rubens, Tiepolo, Tintoretto, una scultura del Bernini e un'architettura di Louis Kahn, che a sua volta contiene tele di Cézanne, Monet e Picasso, l'opera di Renzo Piano, in continuità con la grande tradizione museografica italiana, allestisce una geniale macchina espositiva dedicata alla storia stessa della collezione. La prova risiede nel finale della visita che qui abbiamo raccontato. Torniamo fuori dall'ingresso, giriamo a sinistra verso la strada e dopo aver percorso il lato corto dell'edificio saliamo sul soffice manto erboso sotto il quale c'è l'auditorium. Qui si vede bene la copertura del piano pavilion, ma soprattutto mentre scendiamo sul lato opposto, lungo il parapetto di cemento, appare di nuovo l'edificio di Cannes nel suo splendore. Guardando la successione delle volte a cicloide, ricordiamo le parole del maestro americano. L'edificio si sente, ed è bello sentirsi così, come se io non avessi nulla da spartire con lui, come se un'altra mano lo avesse fatto, perché lui è ciò che viene prima costruito. Puntiamo ora lo sguardo sulle travi binate del nuovo padiglione e rileggiamo una bella frase di Renzo Piano. Credo che la nostra opera sia sempre un oggetto non finito, perché l'architetto fa partire qualcosa, ma il futuro naturalmente gli sfugge. E questo oggi il poetico segreto degli architetti del Museo Kimball, separati da 40 anni di distanza. Hanno costruito 2 edifici che interpretano la storia del proprio tempo senza alcuna pretesa di lasciare un segno personale nel futuro.